Ciao a tutti e benvenuti nella cucina del mio home restaurant. Oggi andremo a preparare un piatto che può essere servito come un antipasto o come un primo, un secondo, vedete voi. Andiamo a parlare dell'asparago violetto di Albenga, che è un presidio slow food buonissimo, e adesso sono appena arrivati, quindi è iniziata la stagione e danno il meglio di sé. Li andremo a fare una preparazione classica, giusto saltate al burro. Li andrò ad accompagnare con un riso venere integrale e delle uova cotte a bassa temperatura, e quindi per questo che, visto che c'è il riso, può essere venduto anche come primo, poi se un bel secondo se lo fate un po' più abbondante o un antipastino leggero. Quindi incominciamo a fare le preparazioni più lunghe, quindi mettiamo a cucinare sia il riso venere che le uova. Il riso venere, per cucinarlo, lo ho messo a mollo già per un'oretta. Vado a metterlo poi in pentola, le porzioni è un bicchiere di riso venere, 2 bicchieri e mezzo di acqua, in modo tale che lasciamo cucinare il riso dentro la sua acqua e rimangono gli amidi, e mettiamo sul fuoco con una giustatina di sale e via. Impostiamo anche il runner, quindi 45 minuti, 62 gradi di temperatura. Una volta raggiunta la temperatura mettiamo le uova e aspettiamo. Nel frattempo possiamo anche incominciare a preparare le altre cose, quindi farò 2 cialde di parmigiano, vado a usare una carta forno, vado a metterla in microonde, massima potenza, quindi 900 watt per 2 minuti. Una volta finita, eccole qua, una gli darò la forma concava per poi contenere il mio uovo, mentre l'altra la lascerò intera così perché poi la metteremo sopra il riso. Vedete che con la carta forno si staccano molto facilmente, sono rimaste anche molto bene, e questo è un sistema che poi nelle schede allegate potete trovare tutti i vari tutorial per fare i piatti. Preparo anche gli asparagi, quindi separo le teste che le useremo anche per guarnire, e il restante le vado a tagliare a pezzettini un po' più piccoli. Per cucinarli, pentola calda, burro, una volta sciolto il burro mettiamo gli asparagi, facciamo insaporire bene e poi continuiamo la cottura giusto con un pelino di acqua, non tantissima perché li lasceremo poi belli grulli, e aggiustiamo di sale. Dopo 6-7 minuti, eccoli qua, vado a separarmi le teste che poi appunto le usiamo per guarnire, e il restante ne vado a mettere in una ciotola con il suo sughetto. Le uova sono cotte, incominciamo ad aprirle, mi raccomando proprio piano piano con delicatezza. Io vado a creare un foro rettangolare, anche qui potete vedere nella scheda legata come farlo bene, e me la vado poi a mettere in un colino. Eccola qua, guardate com'è bello, cotto proprio bene, una camicia molto bella. Il riso, come vedete, è cotto, lo lasciamo raffreddare nella sua acqua per mezz'ora e questo è il risultato. Vado a inserirlo dentro insieme agli asparagi, mescoliamo bene e siamo pronti per impiattare. Quindi incominciamo a mettere il riso con gli asparagi in un coppapasta, schiacciamo molto bene in modo tale da formare una bella torretta. Incomincio a mettere le teste di asparagi sopra come guarnizione, e poi vado a mettere la mia cialda di parmigiano, quella intera così rotta, e quella concava. Eccola qua, è pronta per contenere il mio uovo. L'uovo lo andiamo a aggiustare di pepe e poi anche di sale, e il piatto è pronto. Il piatto, come avete visto, è abbastanza semplice, giusto un po' di tempi di cottura per quanto riguarda il riso e l'uovo, e l'asparago io lo cucino pochissimo proprio perché, essendo un asparago molto buono, mi piace che dia il meglio di sé e rimane anche abbastanza a grullo, così nel mangiare insieme al riso c'è la parte croccante. L'uovo con la sua cialdina di formaggio, una volta che lo aprirete vedrete che si squaglierà il tuorlo, e vi aspetto per i prossimi video. Ciao da Andrea.